Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video per chi passa per la prima volta, ovviamente, sotto questo contenuto verso Napoli-Inter, questa finale di Supercoppa italiana. C'è stata la conferenza stampa di Mister Mazzarri con Di Lorenzo. Andiamo a spulciare qualche pensiero e qualche dichiarazione fatta in conferenza. Facciamo questo pre-partita. Una probabile formazione che credo non sia tanto diversa da quella vista ovviamente contro la Viola, ma bando alle ciance. Cominciamo. Prima di partire, ovviamente vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, attivando la campanella delle notifiche, così restate aggiornati a livello cronologico per ciò che succede sul canale. Forza Napoli prima di tutto e cominciamo. Allora, inizia la conferenza stampa e Mazzarri dice: il Napoli, già con il campionato vinto lo scorso anno, è molto conosciuto in questa parte del mondo, è una realtà che esiste in modo tangibile da diversi anni. Con il trofeo di domani lo sarebbe ancora di più, ma ormai il Napoli è conosciuto a livello mondiale. Con il trofeo di domani andiamoci piano, perché questa condizione dell'essere sfavoriti è un punto secondo me a nostro favore in questo diciamo lasso di tempo che abbiamo vissuto e stiamo vivendo, e ci auguriamo di oltrepassare. Quindi non pensiamoci alla vittoria del trofeo, ma concentriamoci sui 90 minuti da affrontare, dando praticamente tutto, qualsiasi cosa abbiamo. Poi vedremo se ciò che abbiamo dato porti risultati o meno. In 23 anni di carriera, dice Mazzarri, è la seconda volta che mi capita di fare una finale così. Spero vada bene. Non tutti gli allenatori che partono da zero come me hanno queste possibilità. Sono già contento e orgoglioso dove sono arrivato. Per la squadra è importante, non credo sia facile per tutti ripetere una Supercoppa. Devono approfittarne per portare a casa questo trofeo ambito. Noi dobbiamo anche toglierci questo sassolino dalla scarpa. Ricordate Pechino, Perché comunque Pechino, credo, nessuno di noi l'ha dimenticata, con un Mazzoleni, diciamo, professore di Macedone insieme al guardaline, ricordate? Quindi diciamo che una sorta di rivalsa ci potrebbe anche essere, ma ovviamente piedi per terra. Abbiamo visto un Inter straripante, sono in un momento migliore a livello di tutto. Qualità, gioco e velocità. Affronteremo l'Inter nel loro miglior momento possibile. Far bene ci darebbe ancora più fiducia per il proseguo in campionato. Domanda interessante, risposta interessante in questo caso. Dobbiamo secondo me però non fare la stessa partita che abbiamo fatto in campionato, perché al momento se l'Inter imposta la partita come appunto ha fatto contro la Lazio, soffriamo e non poco. Dobbiamo studiarli senza andarli a prendere troppo alti in maniera così troppo tranquilla. Porti la difesa alta, perché l'Inter ha in organico calciatori che in contropiede, se ti trovano troppo alto, ti possono far male, velocizzando comunque il fraseggio a centrocampo con gli attaccanti e appunto lo stesso Lautaro che opera tra le linee. Può dare fastidio e non poco. Se firmo per il pareggio, dice Mazzarri, no, non firmo per il pari. Non ci scordiamo che questo è un gruppo di campioni, sono campioni d'Italia, andiamoci calmi. Con l'Inter abbiamo giocato in campionato, abbiamo avuto possesso palla superiore, abbiamo perso 3-0 in contropiede. Il calcio è anche una materia particolare che va interpretata in un certo modo. Siamo un po' carenti a livello di organico, ma ce la giocheremo come mentalità alla pari con l'Inter. Come mentalità ci posso anche stare. A livello di organico, ovviamente, Mazzarri non ha detto assolutamente una cazzata, detta appunto, cazzata detta come parla un po' il nostro presidente. Ricordiamo la cosa passata, che le cazzate non sono piaciute. Comunque a livello di mentalità ci siamo e dobbiamo esserci per forza. Noi ce la possiamo giocare la partita. È un Inter che è sicuramente superiore, ma ad oggi partirebbero sfavoriti tutti quanti. Cioè tutte le squadre di Serie A e anche molte squadre in Europa, seconda fascia, qualcuna anche in prima fascia, soffrirebbe contro
un Inter in questo momento storico, perché comunque è un Inter che corre, è un Inter in fiducia, è un Inter che ha automatizzato modulo e calciatori che si trovano a memoria, quindi diventa difficile, ma niente è impossibile. Mentalmente però dobbiamo rimanere sul pezzo. Dopo la conferenza dice Mazzarri facciamo allenamento, devo capire se Dem è recuperabile per riportarlo in panchina, Cajuste probabilmente lo recuperiamo, Zeliskin sta bene da un punto di vista fisico, quindi ancora Dem è ancora in forza e Cajuste lo ritroveremo, mi auguro però che non becchi qualche ricaduta in vista del campionato, perché poi anche se in Coppa d'Africa Cajuste si infortunia, Dem non lo sappiamo se recuperiamo, dovrebbe però essere recuperabile almeno per la partita con la Lazio in campionato, però torniamo corti a centrocampo. È vero che sono arrivati i nuovi innesti, Traoré potrebbe essere schierato credo in campionato, credo che non giochino ovviamente domani, ma mai dire mai, perché almeno Ngonch a livello di minutaggio e per quanto riguarda la partita intera ce l'ha, perché a Verona comunque ha giocato mi sembra 19 partite se non vado errato. Traoré deve fare una mini preparazione, Lindstrom sì, si entra in un argomento particolare. Quando uno entra in un'altra realtà e ci sono i titolarissimi confermati, ha avuto poco spazio. Il ragazzo tutte le volte che è stato impiegato ha dato delle belle risposte, mi sembra contento e motivato. Ci vuole un po' di pazienza e quando arriva ci vuole un po' di pazienza quando arriva un calciatore dall'estero. Io con questa dichiarazione mi tranquillizzo un attimo, perché chi è iscritto da un bel po' e chi mi conosce sa benissimo come la penso su Lindstrom e mi auguro che non sia quel calciatore che venga bruciato, perché tecnicamente il calciatore c'è e c'è sempre stato. Mazzarri però ha spiegato un po' in questa risposta che quando arrivi e c'è una squadra, un 11 titolare ben rotato, che poi abbiamo visto che da settembre in avanti di rodato era rimasto ben poco, quindi ha avuto poco spazio e sono contento di questo, perché significa che comunque il calciatore c'è, si sta impegnando e avrà appunto avrà tempo e modo per esprimersi al meglio con un tantino di continuità e minutaggio in più. Termina la conferenza stampa non molto lunga ovviamente, perché a livello di palinsesto ho visto che il Napoli dopo la conferenza c'era l'allenamento, poi c'è l'Inter che deve allenarsi, comunque è tutto un incrocio di orari eccetera eccetera. Per me va bene così, Mazzarri sta mentalizzando questo Napoli. Mi auguro che la partita di domani, al di là del risultato, porti ulteriori conferme per quanto riguarda il cambio modulo, perché poi è quello che mi interessa per quanto riguarda la fase offensiva. La fase difensiva contro la Fiorentina non è andata assolutamente male, concesso praticamente niente. La Viola non è l'Inter, o meglio, l'Inter non è la Fiorentina, perché quelle poche cose che abbiamo concesso alla Fiorentina, se fossero capitate su piedi diversi, non lo sappiamo se stavamo qui a parlare di un 3-0 netto, perché comunque tecnicamente e qualitativamente l'Inter è anni luce sopra alla Fiorentina. Dobbiamo solo cercare di arginarli anche a livello di corsa, cercare di leggere le situazioni un tantino prima per arrivare almeno uomo su uomo e non distaccandosi dal diretto avversario, perché tra le linee c'è Lautaro che può fare assolutamente male e smistare palloni dovunque, sia sugli esterni che scendono e sia l'imbucata per Thuram. Attenzione alle palle che noi solitamente spizziamo di testa e le lasciamo fuori all'area di rigore, dove prima trovavamo meno raccordo con il centrocampo, quindi ti trovavi i centrocampisti avversari che avevano tutta la libertà del mondo per poter centrare la porta e farti del male. Vedi per esempio il gol preso con la Salernitana, ma non solo quello, il gol di Candreva. Candreva era fuori all'area di rigore, nessuno che ci sale e nessuno che ci va appunto con la cazzimma giusta. In quella circostanza devi fare fallo, fai fallo, non c'è nessun problema. Poi che al limite
ti becchi un gol su punizione dai 20 metri, sarà stato bravo il calciatore dell'Inter a calciare la punizione, ma dobbiamo ovviare a queste situazioni che si presentano tutte quante qui. Abbiamo la lavagna, perché non la usiamo? Si vede qui. Tutte queste situazioni qui. L'abbiamo visto anche con la Fiorentina. Quando il Napoli, diciamo, operava sulle fasce e la Viola cercava questa imbucata qui col pallone che arrivava qui in mezzo, Juan Jesus l'ha fatto molto bene e talvolta anche Raccamani a salire direttamente sul portatore di palla. Dobbiamo marcarli, secondo me, in maniera asfissiante. Dobbiamo asfissiarli a livello di marcature, perché poi l'Inter è sicuramente in condizioni migliori, in fiducia da inizio campionato, però man mano che passano i minuti, se riusciamo a tenerli a bada a livello atletico e a livello tattico, con gli accorgimenti che Mazzarri ovviamente porterà, vedremo poi nel secondo tempo, nel caso riusciamo al limite a tenerla in pareggio o magari nei sogni andiamo sopra di un gol. Vedremo poi come andrà e come si gestirà la partita. Io ho piena fiducia sia in Mazzarri e sia nel Napoli, però non dobbiamo ovviamente esaltarci con questa vittoria con la Fiorentina, perché calma e molta calma, direi io, perché comunque il cammino è ancora lungo e tortuoso. Ecco, la formazione per domani credo che sia la stessa o quasi che abbiamo visto contro la Fiorentina. Gollini in porta, Juan Jesus, Rachmani e Di Lorenzo i tre difensori, Mazzocchi, Mario Rui, Caiust e Lobotka la mediana a 4, Politano, Quara e appunto Simeone come prima punta dovrebbe essere la linea d'attacco. Poi ovviamente abbiamo già visto che in fase di non possesso diventiamo una difesa a 5 con un centrocampo a 4 e rimane solo Simeone. Ci sarà caos sicuramente sulle fasce dove l'Inter comunque punta tantissimo con la discesa dei propri esterni e noi avremo lì i nostri esterni, perché abbiamo fatto anche questo cambio di modulo, quindi vedremo poi come si gestirà la situazione. E infatti la cosa che mi preoccupa a me è in questa zona del campo e in quest'altro ovviamente nei due tempi, perché le palle che arriveranno qui e qui saranno fondamentali, perché credo ci sarà una sorta di affluenza densità maggiore, ecco, sulle corsie esterne, visti i due moduli messi in campo. Ma sono tutte supposizioni e vedremo poi come verrà gestita la partita dai due allenatori. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, ragazzi. Sempre Forza Napoli, e domani ci godiamo questa finale. Ciao!